Abbiamo iniziato per Lucia. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Lucia si sta facendo un pediluvio rilassante, però poi d'improvviso, lei non se l'aspetta, dall'esterno viene versata della polvere di calce dentro la bacinella e quindi l'acqua si solidifica e lei rimane coi piedi lì bloccati. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è molto sorpresa di quello che è successo, no? E dice, io voglio tornare a rilassarmi. Sì, sì, procediamo. Vibrazione. 7 miliardi. Consapevolezza. 138, 138. Anima. 42. Vite. 1993. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 27. Ok, questa non è la prima sessione di Lucia. Quale titolo ha dato al suo progetto attuale? Non so. Allora, mi viene una parola che è cangiante, perché la parola è sfida, ok? Però la D di sfida si trasforma a tratti in G. Ok, che vuol dire sfortuna. Mm, Ok, sfiga. mm. Um, ci sono entità eteriche? Ovviamente sì. Quali sono? Mm. Allora, ci sono dei militari, c'è un anfibioide con il gozzo e anche il ventre molto gonfio, un leone, e io vedo Moloch. L'anfibioide è incinto? Perché è gonfio? È vero, sì, 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 È incinto? sì. Mm. È maschio incinto? Sì, è un maschio, però effettivamente tu mi chiedi incinto, ci sono girini, sì, prossimi girini, sì. Se non avessimo fatto questa sessione, l'anfibio buttava fuori i girini durante la vita di Lucia. Sì, sì, sì. Perché? A che pro? Perché comunque sono ciò di cui Lucia si deve occupare. Lei si occupa e si preoccupa fin da quando era bambina di altri. Da piccola erano i fratelli e poi mano a mano sono state altre persone intorno a sé, a tratti, appunto, come lei ci ha raccontato, anche l'intero popolo rumeno, insomma, no? Però sempre attenzioni verso altri. E i piccoli girini, sai, no? Essendo piccoli, richiedono attenzioni. Ok, come lo vedi Moloch? È proprio molto classico, perché ha proprio questa faccia da anfibio, con la bocca aperta, Mhm. le ali e il corpo umano. Mangia bambini? Sì, Secondo universo? sì, sì. Rispetto alla prima sessione, quando è entrato nella sfera energetica di Lucia? No, secondo me c'è sempre stato. C'è sempre stato. Poi, sì, poi è sicuramente molto abile a non farsi vedere, ma persino da lei. Però vedi che scava scava, poi vengono fuori delle cose importanti. Entità mentali. Mm. Mi viene tutto sulle mie spalle, che questa in qualche modo è anche l'entità collettiva che più volte, no, abbiamo visto, che riguarda i rumeni, che più nello specifico è tutto per gli altri. Mm.
poi lei lo incarna in maniera individuale come tutto sulle mie spalle. E l'altra che mi viene, allora, tutto sulle mie spalle fin da bambina, ok? Quindi lei non ha avuto una vera infanzia, ha dovuto fare in qualche modo da madre a tutti i vari fratelli, sorelle, così. Ehm, ehm, cioè, Che livello, scusa? apparentemente, cioè a me viene 5, Mm. apparentemente senza lamentarsi, no? Però in realtà è stata una grande privazione per lei. Tanto che poi ha ripetuto lo stesso schema una volta sposata, trovando un uomo che faceva far tutto lei. Di nuovo tutte le stesse responsabilità su di lei. L'altra io la chiamerei come, mi viene la parola imbambolata, nel senso che lei mi si presenta quasi come se fosse una bambola, lei così com'è, no? Però versione bambola, ed è come se non avesse fino in fondo una volontà propria che la potesse far pensare e muovere, ok? Ma le sue azioni e i suoi pensieri è come se fossero manovrati dall'esterno. Quindi Livello? non con una connessione profonda con la propria anima. 4. Sono due. Mhm. Ok. Cinema genitori. Sì, 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 entrambi sì. Figli. Ex marito. L'ex marito, come se fosse ancora un po' in un certo senso adolescente, quindi entra come se fosse un terzo figlio in un certo senso. Quindi entrano tutti e tre insieme, quasi vestiti uguali, no? Per indicarmi che il marito non è un granché maturo. Mm. C'è qualcun altro che viene? L'amica? Sì, certamente, lei era già lì, pronta, ancora quasi prima che il cinema aprisse. Ok. Qualcun altro? Sì, sì, ci sono anche le sorelle. E io sinceramente vedo anche il fratello, che sicuramente è piuttosto tormentato come uomo, però è come se stesse cercando un modo per calmare questo tormento, quindi è venuto anche per questo. Ok. Impianti. Vediamoli. E c'è come se le volessero impiantare questo casco, però è ancora abbastanza a distanza come impianto mentale e quindi non le arriva l'azione diretta, diciamo così, del casco, ma dei raggi che si propagano dal casco. Poi c'è qualcosa tipo intestino, genitali, che va anche ad agire, diciamo, sulla zona un po' lombare a tratti. E il piede destro, cioè dunque la parte bassa della gamba destra e il piede destro, come se ci fosse una specie di fascetta che inchioda il piede a terra, lo tiene fermo. Un po' il concetto che abbiamo visto all'inizio, no? Del piede che viene bloccato dalla calce, qua me lo fa vedere bloccato da questa specie di cinghia, di fascetta. Basta. Sì. Vediamo le cause esoteriche dei problemi fisici. Circolazione venosa e linfatica difficile. E qua sai che cosa? Allora, mi dice madre, no? Non so se anche la mamma in qualche modo soffriva di questo tipo, soffre tuttora, no? Di questo tipo di problematica, però è più come lei che è madre fin da bambina, ok? Quindi come se di fatto il flusso della vita, delle cose, non sia trascorso naturalmente, perché non è naturale essere mamma da bambina, ok? Mamma la si diventa quando si raggiunge una certa maturità e prima si è fatto un altro pezzo di vita.
E quindi è come se in un certo senso la sua vita interna, la sua linfa vitale non può scorrere in maniera fluida, naturale, perché è stata alterata fin dall'inizio, fin da subito. Pressione alta a volte. È come se questa entità mentale, tutto sulle mie spalle, a un certo punto diventasse a tratti ehm, molto opprimente, perché effettivamente ci sono tante responsabilità che lei ha e che oltretutto lei stessa, quasi in maniera automatica, se ne accolla sempre di più. Proprio per sua indole tende sempre a prendersi più responsabilità e a volte il livello di queste responsabilità è talmente alto da produrre questo aumento di pressione. Problema al piede destro, successo in seguito dopo la sessione precedente, alla sensazione che qualcuno l'abbia spinta dietro le spalle. Mm. E di fatto non c'era nessuno. Sì, infatti poi è quella la sensazione. Se il piede destro non fosse stato bloccato, lei riceveva la spinta, mm? Però in qualche modo il piede destro poteva sciogliersi, fare un passo in avanti in modo da evitare, diciamo così, questa spinta, no? Da controbilanciarla. Invece, essendo che il piede destro era bloccato, non ha potuto evitare questa spinta. Ok, non è riuscita a fare il passo. E questo appunto è l'impianto che abbiamo visto. Però è come se io vedessi anche ehm, questa presenza di Moloch, che quando lei meno se l'aspetta, è come se le facesse anche uno scherzo dietro le spalle, perché lui non si presenta mai in maniera frontale. Tanto che non è così facile per lei vederlo, identificarlo, percepirlo, ma è sempre dietro le spalle. Quindi lei ha l'effetto, ok? Ma non riesce mai a vedere la causa. Quindi non riesce mai a percepire la presenza di Moloch, che è una roba che appunto, come ho detto, si porta dietro dall'infanzia. Lei ha questo senso di responsabilità, come ci ha raccontato, e per raccontarlo ha dovuto scavare molto dentro se stessa, no? Cioè il suo ruolo di mamma precoce è iniziato da un grande senso di colpa, no? E Moloch ha iniziato a mangiare da quel momento lì. Lei ci ha proprio raccontato che ovviamente era proprio piccola piccola, involontariamente, togliendo la sedia, ha fatto cadere la madre. La madre è andata all'ospedale, ha avuto questa gravidanza in anticipo, questi problemi vari, no? E lei da lì ha iniziato a rappresentare proprio il cibo di Moloch, perché era un continuo sentirsi spinta da quel senso di colpa nel dover quindi occuparsi dei fratelli. Dov'è questo senso di colpa? Dove ce l'ha lei? Allora, mi fa vedere che parte dal basso, ok? Perché proprio dalle radici. Quindi, siccome lei è da quando aveva 3 anni che ce l'ha questo senso di colpa. Quindi lei stava proprio iniziando, no? A sviluppare le. Cioè, aveva anche, per dirti, no? Iniziato a camminare neanche da così tanto. Quindi dalle gambe mi fa vedere che parte questo senso di colpa, le va anche a rallentare, per esempio, la sua circolazione. E vedo che si insedia molto così, in questa zona addominale, che a volte è l'intestino, a volte sono i genitali, a volte i lombari. Ok, andiamo all'ultimo viaggio in Italia. Beh, si può dire, no, che Lucia è rumena. I Rom le rubano la borsa. Causa esoterica. Sinti. Allora, paradossalmente mi ha colpito di più l'istituzione a cui lei si è rivolta, perché lei l'ha fatto con fiducia, andare lì a fare la denuncia, ehm, quindi
rivolgendosi a qualcuno che avrebbe dovuto aiutarla. Invece chi la doveva aiutare l'ha colpevolizzata, accomunandola ai Rom, dicendo vi rubate fra di loro, facendo di tutto un'erba un fascio, raggruppando, no? E lei è come se in quel momento, quando lei mi ha parlato di questa istituzione qui, in realtà mi ha come richiamato i genitori. Cioè, è come se in lei ogni volta si rinnovasse un senso di colpa che ha un nuovo vestito. Mhm. Perché i genitori? Perché, allora, finché non togliamo Moloch, lui gli ripresenterà sempre un senso di colpa nuovo. Il senso di colpa, primissimo, essendo lei comunque in un paese in cui comunque è molto forte il senso di colpa proprio all'origine, ok? Come se fosse il peccato originale, va bene? Quindi lei quello già ce l'ha. Poi gli è arrivato un secondo senso di colpa, che era quello di aver procurato un danno alla madre e alla sorellina che doveva nascere, ok? Ed è come se ogni tot Moloch gli rinnovasse il senso di colpa. Ok? Quindi adesso in questo episodio le ha rinnovato il senso di colpa, cioè in realtà è colpa tua che ti hanno rubato il portafoglio, ok? Mhm. La borsa. Mhm. Perché tanto alla fine tu fai parte di loro, quindi è colpa Mhm. tua, Oppure cioè non non è sei colpa stata di qualcun attenta, altro. oppure hai lasciato la borsa in macchina, Sì, sì, bella sì. vista, magari le hanno detto anche questo. In ogni caso è colpa tua. È colpa di Lucia. Sì, 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 sì. Lei deve vivere in questo senso di colpa, che ogni volta ha una faccia diversa. Causa esoterica del punto relativo alla liberazione del popolo rumeno. Lei sente che qualche giorno fa tutti stanno facendo un lavoro in eterico per liberare il popolo rumeno. È così? C'è tanta gente che sta facendo un lavoro in eterico per liberare il popolo rumeno? Allora, tanta gente non mi sembra gruppi isolati, sì, che magari in eterico riescono a connettersi fra di loro. Però c'è da dire che lei è anche molto legata purtroppo, no? A questa anche entità mentale collettiva che è tutto per gli altri, ok? Quindi tende molto a bypassare se stessa e ad andare direttamente ad altre persone, ok? Quindi prima di andare in profondità dentro se stessa, lei che cosa fa? Tende a voler salvare e liberare gli altri dalla schiavitù, non rendendosi conto che è lei schiava, lei stessa schiava. Quindi una schiava non può liberare altri schiavi. Mhm. Una schiava prima libera se stessa e poi, in secondo luogo, eventualmente può aiutare altri schiavi a vedere la propria schiavitù e a far sì che ciascuno si liberi da sé. Perché il 27 dicembre? Perché era appena uscita dalle festività, quelle canoniche, no? Mhm. Mm. 2 giorni dopo la festa del sole, no? Ra, Amon Ra, altro che Natale. Eh, esatto. Amen e Amon Ra. Mm, Salute a te, dio Ra del sole egizio. esatto. Perché 2 giorni dopo? E tra l'altro, ecco, Moloch si presenta, se ci pensi molto, come una divinità egizia, no? Nella classica immagine che è lì sul trono, somiglia molto, no? A uno dei faraoni egizi. Le sue fattezze, poi effettivamente fa anche la posa, molto da faraone, Molti si perdono in queste presentazione. ricerche, in questi dettagli, non hanno nessuna importanza, nessuna. È tutto finto, è tutto virtuale, è solo una storia che peraltro cambia di continuo a seconda delle linee temporali in cui uno si infila. Non ha nessuna importanza. Moloch non importa nulla, non conta nulla, non ha nessun potere rispetto a Lucia. Stiamo parlando di un pulviscolo di polvere, Moloch, e di una statua di 90 milioni di metri d'altezza, Lucia. Sì, L'unica forza è che Lucia non lo sa. non lo so.
perché Moloch l'ha creato intorno tutto un sistema di situazioni, credenze, storie che le fanno credere di non valere nulla. Monica, chiamiamo l'amico disincarnato italiano che ha fatto il Cinivac e ha avuto un tumore ed è morto, il nonno materno e richiamiamo i due fratelli maschi. Tale Aureo. Allora, il fratello morto sotto la valanga è come se mi venisse con una specie di piccone in mano, ok? Come a ricordarmi uno dei momenti prima della morte, come se lui avesse in qualche modo cercato di fare del suo meglio per potersi liberare dalla valanga, no? Quindi questo piccone, come poterlo utilizzare Mm. per potersi, insomma, no? Uscire fuori, ecco. L'altro mi viene proprio con un cartello con su scritto trauma. Mi fa vedere un ragazzo con una sensibilità quasi esasperata. Ecco, mi fa vedere come se fosse stato eh, di cristallo lui, fragilissimo. E, quindi come se non fosse sufficientemente corazzato e schermato per resistere agli urti della vita. E ha ricevuto due colpi che l'hanno completamente frantumato, sbriciolato, come se fosse stato veramente una statuetta di cristallo che lo becchi in quel punto lì, prendi un colpo, prendi un altro colpo e si polverizza la statuetta di cristallo. Questo è l'amico, Questo qui è il fratello, è il fratello, sì, quello la valanga, morto, no, l'altro, l'altro morto per secondo, sì, in università. in università, sì. Il fratello della valanga? Allora, quindi mi ha proposto questa immagine del piccone, Mhm. però mi viene sorridendo. Ok, sono anche passati tanti anni, dalla morte. È come se in un certo senso, non so, si fosse unito, mi sento di dire quasi ad altre creature che appartengono in un certo senso alla montagna, mm, e in maniera positiva, buona. Ok, questo fratello della valanga cosa vuole dire a Lucia? Fatti la tua vita. E sento proprio che la incoraggia a concentrarsi su di sé, sulla propria vita. Ehm, cioè lui lo sa che, perché era presente, quanto Lucia abbia dedicato il suo tempo, le sue energie, i suoi pensieri, tutta se stessa alla famiglia. Mm. L'ha fatta una volta quando era ragazzina, l'ha rifatto quando poi si è sposata. Adesso è come se fosse la sua vera occasione per dedicarsi alla sua vita, a se stessa. E quindi lui la incoraggia verso questo. Il fratello dell'università, cosa le dice? Sono venuto al mondo così fragile. E mi fa vedere adesso un'altra immagine molto delicata, come una barchetta di carta che però poi quando la metti nell'acqua dopo un po' si inzuppa, quindi no? Non riesce a stare a galla. Cosa dice Lucia a uno e all'altro? Al primo e al secondo? I miei fratelli, i miei piccolini siete stati. Vi ho voluto un gran bene e ancora mi mancate.
Ed è vero, mi fa come vedere Lucia, la propria famiglia mutilata, perché mancano questi due come se fossero proprio due braccia, no, di una persona. Quindi è proprio una mutilazione della famiglia di due arti, no? Di due membri necessari. Ok, erano nel portale aureo entrambi, Sì, sì, assolutamente sono sì. tornati perché li abbiamo chiamati. Certo. Li rimandiamo. Sì, vedo che si abbracciano tutti e tre contemporaneamente, Lucia con gli altri due fratelli. Si danno quest'ultimo abbraccio e poi loro riprendono in un certo senso il loro aspetto energetico e fluttuano verso il portale. Come li vedi come aspetto energetico? Quando parli di aspetto energetico? Il fratello dell'università è come se si fosse creato una luce argento, perché per lui in qualche modo dà forza. L'altro invece lo vedo come una luce più lunga, gialla. Ok, nonno materno. Nonno materno, quindi anche lui era un professionista, suppongo, giusto? In vita, cioè faceva un buon lavoro, Mhm. credo, perché mi viene proprio con tipo in una mano ha una cartella, di quelle sembra di un medico di altri tempi, però, no? E dall'altra ha come un'altra cartelletta ma di carta sotto braccio, con dentro tutta una serie di documenti. Ok, cosa vuole dire? Ehm, allora, ora ho compreso che non sono necessari compromessi. Ora ho compreso che si può vivere senza patteggiare con il dolore. Cioè, in generale è come se mi aprisse una specie di ventaglio sull'intero paese ed è un paese che è proprio un po' abituato alla sofferenza, a una sofferenza molto molto profonda, radicale. Ed è vero quello che diceva Lucia, che vedo sempre più teste che si alzano e che dicono basta a questa sofferenza. Basta sentirsi bambole, siccome l'ho visto anche a lei, questa entità mentale imbambolata, no? Basta sentirsi bambole che vengono dirette e manovrate da altri. Mhm. Mm? Mhm. Beh, sembra che ci sia in corso, per esempio, una protesta sulla scia della Germania Certo. degli agricoltori in Romania che stanno praticamente copiando la stessa protesta. Ovviamente i telegiornali zitti su queste cose perché figuriamoci se bisogna parlarne. Certo, Ok, in e Romania, in Polonia, tranne che in Italia. non è che in Italia. L'amico. L'amico, non so perché mi viene come se fosse legato alla propria regione, non lo so il perché, mi vuole parlare della regione. Lombardia. Eh, esatto, perché mi è venuto proprio con il, oddio, adesso non vorrei fare gaff, tipo con un trifoglio. Può essere Mm. uno dei simboli della Lombardia. Il quadrifoglio può Il essere. quadrifoglio, sì, può darsi, verde, verde, verde intenso, come se lui fosse legato a quella regione, anche perché teoricamente è partito un po' tutto da lì, no? Mm? Tutta questa questione di questa presunta pandemia, no? È partito da lì, ecco. È come se lui si fosse molto ehm, fatto condizionare, ecco, dal fatto che sia tutto partito da lì. Mm? Ehm,
Ed è come se lui abbia avuto modo all'interno della sua vita di cadere nell'inganno e di vedere l'inganno, ma allo stesso tempo, dopo aver visto l'inganno, cadere ehm, per gli effetti collaterali dell'inganno. Ok, potremmo perdere tempo con altri messaggi. L'amico però sarebbe a secondare, diciamo, il problema principale di Lucia, che è occuparsi degli altri. Il tempo di questa sessione deve essere dedicato a Lucia. Sì, Quindi esatto. l'amico lo salutiamo, vuole andare nel portale aureo? E, aveva dei figli questo uomo, perché è come se Sì. sentisse il bisogno di stare accanto ai figli, perché non è che hanno tanto ancora elaborato il lutto. Ok. Questo uomo è morto per via di un tumore che è insorto dopo il CINI a causa del CINI? E, accelerato e potenziato dal Cili. Va bene. Quando andrà nel portale? Si vuole fare una promessa? Occhi aperti, Mm? sì. Lui dice: terrò davvero gli occhi aperti. Io so cosa vuol dire. Sì, ma quando andrà nel portale aureo? Quando i figli avranno 18 anni, quando avranno capito, quando... Allora, perché vedo più un personaggio femminile, come se lui fosse più accudente verso un personaggio femminile, ed è come se seguisse in qualche modo l'emotività di questo personaggio femminile, avesse bisogno di questo, di vedere come vanno le cose. È vero, c'era la figlia adottata, rumena. E insomma, Mm, mm, mm. E lo salutiamo, non va nel portale aureo, nonno materno, messaggio finale e va nel portale aureo. mi piace la strada che stai facendo. È come se ripercorressi la nostra strada, ma più in alto e più in lungo. Vedo proprio che la abbraccia complimentandosi e quindi va, Ok, ritorna verso il portale aureo. e lo chiudiamo. Sì. Argomento numero uno, trattiamolo adesso, fiamma di Lucia. Esiste? Allora, non è quel suo ex compagno, Ok. ok? Quello è servito proprio per risvegliare in lei la voglia di congiungersi alla sua fiamma, ok? E lui sta proprio bene come sta, dove sta, nella sua dimensione, lui ce l'ha la sua dimensione. È servito a Lucia per riattivare in lei questa volontà. Per quanto Esiste? riguarda la fiamma, no, mi chiedevo se c'è qualcosa nell'ambito lavorativo, perché me lo lega alla parola import-export. Quindi io non so se si, perché ho anche il dubbio che non sia in Romania, ma possa essere in Italia, oppure che comunque sia legato a questo passaggio, a questa collaborazione con l'Italia. Ecco, o è in Italia o è legato a questo lavoro con l'Italia. Attualmente lei lo conosce, Lei lo conosce non bene, non bene, bene, bene. ma lo conosce. Potrebbe vedere su dei documenti del suo lavoro il suo nome e cognome? Eh, no, mi dice di no. Va bene. Causa esoterica del fatto che non lo incontra. Allora, lei di fatto ha questo terzo figlio, che poi è il marito in verità, che rappresenta un anello bloccante, diciamo, ok? Mhm. È come se questo uomo, è vero, sono divorziati, ok? Però in un certo senso
alcune dinamiche le ha mantenute nonostante non stiano più insieme. Ok? Quindi è come se energeticamente la limitasse molto. Allora, quindi loro non sono più sposati, tuttavia vivono sotto lo stesso tetto. Lei è come se fosse completamente, crede di essere mentalmente libera e disponibile sentimentalmente. In realtà è come se lui le mettesse energeticamente un anello intorno per cui lei si può muovere solo fino a un certo punto. Poi, quando arriva in prossimità di quell'anello, è come se fosse una specie di recinto, di quelli elettrificati, sai, per le mucche. Lui cosa dice a lei? Che è lei che vuole così. E lei cosa dice a lui? Beh, me ne sto accorgendo solo adesso, sto vedendo solo adesso. Non mi ero accorta di questo anello. Ok. E Lucia è pronta per la fiamma, con tutto quello che consegue, quindi non storia romantica e principe azzurro che salva la donna arrivando col cavallo bianco. Allora, quello che lei mi dice è come se ci volessero dei mesi affinché lei riesca a integrare fino in fondo il lavoro che stiamo facendo in questa sessione, che è quello di non accollarsi più l'esistenza di un'altra persona, perché se no lei tende a fare così, perché c'ha questo schema preso, ok? E se no, si rischierebbe che lei si avvicina a un'altra persona e di nuovo è come se assorbisse le sue responsabilità, le sue preoccupazioni, eccetera. E così facendo in realtà non si costruisce la storia. Quindi lei deve arrivare fino in fondo a comprendere che l'amore è altro. E quando lei è libera da tutta questa assunzione di responsabilità, è pronta per l'amore. È pronta più per un'anima gemella? Allora, secondo me sì, anche perché questo le dà modo di testare se stessa. E partendo per esempio da un'anima gemella, lei mi fa vedere anche di terzo livello, per poi mano a mano salire, le permetterà gradualmente anche di verificare Lucia stessa dentro il rapporto, che non sarà più quella che si prende in carico tutto quanto, o che lei tende anche molto a fare sconti, a giustificare, eh, ad assumersi lei le responsabilità e a deresponsabilizzare gli altri, ok? Mhm. Senza neanche rendersene conto. Se invece prende un'anima così di terzo livello, è come se avesse la possibilità anche lei di fare un training piano piano, vedere se stessa passo passo, osservarsi come si comporta nella relazione e quindi di non ricadere in queste dinamiche. Bene. Molto molto bene. Lucia, cosa vuole fare? Vuole cambiare la sua realtà qui in eterico? Sì o Sì, no? Ok, sì. andiamo all'età di 3 anni, quando toglie la sedia da dietro le spalle della mamma incinta e le danno la colpa. Sì. Per lei in quel momento è stata come una piccola morte della sua ovviamente ingenuità e anche tragicità, Ah, ok, del bambino. È come se lei avesse procurato una doppia morte, quella della mamma e quella della sorellina. Quando poi ha scoperto che non era così, no? Che, cioè non era morta nessuno, ha sentito un sollievo incredibile, ma la necessità in un certo senso di espiare tutto mhm, questo, mhm. di dire, oh, grazie che non le hai fatte morire.
Mhm. ok? Quindi io mi metto a completa disposizione. Pago il prezzo Sì, di questo favore. Tutto questo a livello inconscio, assolutamente, a livello animico. certo. Beh, adesso lei cambia. Allora, o non sposta la sedia, o, quando è successo il fatto, comunica a tutte le anime presenti, quella della sorellina nella pancia, quella della madre, quella del padre, quella del nonno che era l'unico che l'ha difesa, quella di tutti i parenti, quelli di tutti i vicini, che instillare questo senso di colpa in lei, oltre che ingiusto, è una condanna ad avere a che fare con Moloch tutta la vita. Quindi nega questa accusa. Sì. Cosa vuole fare? Non sposta la sedia, che è molto più semplice? Esatto, esatto, proprio così. Anche se sarebbe più educativo il secondo. Eh, Però vai a vedere e vai a scontrarti con altre persone che non puoi cambiare, esatto, che proprio non puoi così. cambiare, che non puoi cambiare, che non puoi cambiare, che non puoi cambiare, che non puoi cambiare. Dillo anche tu, Monica. Altre Che non persone? puoi cambiare, non Oh, le puoi cambiare. nessuno può essere cambiato da nessuno, neanche il popolo No, romeno, che se vuole restare nella merda, resta nella merda. Se vuole cambiare, cambia. Tra l'altro, se uno inizia a cambiare se stesso, inizia a generare un cambiamento che la gente intorno vede e che magari inizia a imparare. L'unico modo per cambiare le cose è questo, l'unico, su proprie. Ma poi forse di riflesso anche quelle degli altri. Forse di riflesso, forse. Non importa, non cambiano le cose degli altri. È così. Quindi non sposta la sedia. Nella linea temporale attuale di Lucia non c'è quell'evento. l'ha pensato, ma non l'ha fatto. Ha pensato di prendere la sedia per raggiungere una scaffale in alto e non l'ha fatto. Quindi Il di senso, fatto la mamma ha continuato a rimanere lì seduta. il senso di colpa c'è. E, no, e no, perché chiaramente l'evento non è accaduto. Dove era prima e cosa c'è al suo posto, se c'è qualcosa. È come se si fosse sostituita una rosa rosa, molto morbida, molto profumata, di velluto rosa. E dove? E qui, nella zona addominale centrale. Benissimo. Boh, possiamo giocare, possiamo andare, per esempio, visto che non è andato, potremmo eliminare il suo matrimonio. È possibile, ovviamente nella vita reale questo non è possibile, ma tutto quello che ne consegue a livello energetico potrebbe essere già cambiato adesso. Se addirittura mi fa vedere una linea temporale in cui lei dice di no all'altare. Eh. E E lì pot- poi è proprio chiaramente un'esistenza diversa, perché non ci sono questi figli e la vedo venire qua in Italia, comunque a fare un certo tipo di lavoro di grande responsabilità. Bene, andiamo al cluster. Mi fa vedere un cimitero come se fosse una specie di montagnola, una montagnetta e sopra c'è una croce e una piccola lapide. La tiene? No, 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 non è più tempo né di rimpianti né di malinconie. No, decide di eliminarla, butta via nel portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Mi dà come se, in un certo senso, sento anche adesso la presenza dell'amica, ok? Quasi come se le desse un po' manforte della creazione e della Eternum.
Ok? È come se in un certo senso prelevasse anche parte della sua energia dalle pareti di casa, perché credo che lei abbia dedicato veramente tutta se stessa proprio anche all'interno della casa, quindi della famiglia, no? È come se raccogliesse lì, la riconcentrasse su di sé, questa energia, e crea la Eternum così. Avatar, come lo vedi? Come se fosse un avatar che guida l'auto e ha il pedale, cioè, scusami, il piede sul pedale tra acceleratore, frizione e freno. Però Mhm. a lei non interessa, anche se sta guidando non interessa e quindi lo butta via nel portale definitivo. Qui cosa mette? Questa ad eternum è come se lo prendesse dalle proprie tasche, perché è come se in questo momento si rendesse conto che è lei l'artefice dell'ad eternum. Quindi molto semplicemente ce l'ha lì, no? Subito, immediatamente a disposizione. Ok, con queste nuove condizioni, i militari ci sono ancora. No, 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 L'anfibio incinto c'è ancora. neanche. Il leone c'è ancora. No, Moloch. no, Il fatto che lei è stata spinta da Moloch alle spalle c'è ancora. no, Tutto sulle mie spalle c'è ancora. no, non più. Imbambolata c'è ancora. Neanche. La connessione con tutto per gli altri, entità mentale collettiva, c'è ancora. Allora no, e lei ci dovrà continuare a lavorare su questa cosa. È schiava. No, mi fa vedere lei che è una di quelle persone che ha sollevato la testa da terra. Ok. È schiava dell'ex marito. No, È schiava dei figli. assolutamente no. È schiava di cosa pensa la gente. No, È schiava dell'amica. neanche. È schiava della futura fiamma se ci sarà. No, questo lei l'ha capito. È schiava di un qualche parente, magari potente, pieno di soldi, No, nemmeno. con titoli accademici più importanti dei suoi. No, 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 no. È schiava di Moloch, Non più, del primo creatore, del primo universo, assolutamente no. di qualche dio, di qualche religione, No, di qualche sacerdote o equivalente di qualche chiesa, no, di qualche politico, di qualcuno importante della televisione. assolutamente no. Non è più schiava. No, Ok. Quindi è padrona degli, completamente. degli altri, Di sé. non degli altri. No, e questo è impossibile. Lei Se lo fosse sta padrone comprendendo, degli eh. altri potrebbe aiutarli. Ma questa è un'illusione. Anche quelli che fanno finta di essere i padroni degli altri, che si proclamano padroni degli altri, cioè vivono in un'illusione. Quindi voler aiutare gli altri significa essere padroni degli altri. Pensare di essere padroni degli altri. In un certo senso sì, Decidere per gli altri. sì, Interferire gli altri. sì, Aiutare gli altri a interferire gli altri. sì, e poi è creare e rinforzare questo meccanismo a cascata, perché tanto ci sarà qualcuno che fa altrettanto con te. Mm. Nutri questa catena. Aiutare gli altri significa interferire gli altri, non vado avanti. Abbiamo capito. Vibrazione di Lucia, nuova. 185 miliardi.
Consapevolezza. 190, PS. 48, Vite. 1754, Cervello. 9 e mezzo. Il cervello era già alto ed è sempre Sì, alto. sì, Suscettibilità ipnotica. 48, Ok, quindi volendo potrebbe farsi una sessione, Lucia, certo. sola. 9,5. Cosa si può fare con 9,5 nel caso di Lucia? Quali sono le sue capacità medianiche? Mi fa vedere come se riuscisse a creare un nuovo tipo di attività che riguarda l'Italia e che effettivamente è un po' un'attività del futuro, ecco, Mhm. che porta in sé delle energie nuove, delle energie compatibili, diciamo così, con nuove aperture mentali, con nuove prospettive. Messaggio che lascia ai figli. Ho fatto il lavoro migliore possibile con voi, adesso sta a voi, vi voglio un gran bene, venite qua, fatevi abbracciare. Messaggio all'amica che avrà la sua sessione tra 2 giorni. Questo nostro incontro è stato magico e continua a riservarmi sorprese. Anche, vedo l'amica anche commossa, che l'abbraccia, che festeggia con lei, fanno dei saltelli insieme. Messaggio al marito. È tempo di prendere due strade sostanzialmente diverse. Io sono pronta. Ai genitori. Non ho nulla da rimproverarvi, anche perché siamo in accordo su tutto, io questo lo so. E il più importante a se stessa. Questa restante parte della mia vita la dedico a me stessa. Non è egoismo, è amore per me ed è amore più vero e autentico anche per gli altri. Messaggio, se c'è ancora con queste condizioni, alla fiamma. È come se mi facesse vedere due opzioni. Comunque, in ogni caso, una è come se fosse una persona che ha già conosciuto e vedo che gli dà tipo un vasetto con un non ti scordar di me. L'altra invece è come se gli desse una pizza, perché penso che non lo so, magari che si troveranno in un'occasione in cui mangiano insieme. Mhm. Ma la vedo molto equilibrata in queste due possibilità, senza ansia, senza fretta. Prima vengo io, dice. Ok. Nell'emozionale, nel corpo emozionale di Lucia, vedi ancora alcune emozioni a bassa frequenza, per esempio il senso di colpa. E guarda, mi ha fatto vedere che come sotto forma quasi di calcoli renali che li ha espulsi. Quindi no, non c'è più. Lei come la vedi? Molto luminosa e pulita dentro, come se adesso la sua linfa vitale scorresse molto più velocemente di prima. Me la fa vedere quasi come se fosse trasparente e vedo proprio la sua circolazione ripristinata. Questo etericamente. Va bene, abbiamo finito. Qualcosa da aggiungere?
e vi si presenta come se fosse la primavera, circondata da fiori e dal sole. Ah, che bello, che bella immagine. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.